Ciao a tutti, in questo video proverò a parlarvi di respirazione circolare sulla waka. Iniziamo subito. La prima cosa che bisogna sapere su questa tecnica è che in realtà non si soffia e si respira contemporaneamente, ma si divide il respiro in due fasi. Nella prima si soffia normalmente dentro lo strumento, nella seconda si smette di soffiare e si comprime l'ultima aria rimasta nella bocca e intanto si inspira dal naso. Questa è la parte più importante perché guance, mandibole e lingua devono lavorare all'unisono per garantire la giusta forza di uscita del nostro soffio e darci quindi il tempo di inspirare dal naso. Il primo consiglio è quello di appoggiarvi sulla vostra waka e provare a farla suonare senza soffiare direttamente, ma solo comprimendo l'aria nella vostra bocca. Allargate bene la mandibola e le guance, come se doveste dare un grosso boccone d'aria, e portate indietro la lingua. Quando andate a chiudere mandibole e guance, portate avanti la lingua e spingete fuori l'aria, un po' come se fosse lo stantuffo di una siringa. Una volta capito il movimento da fare, possiamo contemporaneamente ispirare dal naso. Allenatevi a fare questo movimento più lento possibile perché più lo fate lento e più avete tempo di prendere fiato. Imparato ciò, dopo questa fase non ci resta che ritornare a soffiare normalmente nel nostro strumento e quando saremo nuovamente a corto di fiato ci basterà ripetere il tutto, quindi soffiate, quando state finendo il fiato comprimete l'aria nella bocca e intanto ispirate dal naso e ritornate a soffiare. Non aspettate di arrivare completamente senza aria nei polmoni, se no non riuscirete a prendere un respiro abbastanza profondo e rimarrete sempre senza fiato. Fate magari respiri più brevi ma più ravvicinati. Le prime volte è probabile che tra le due fasi vi si interrompa il suono, come se ci fosse un gradino. Piano piano col tempo diventerete sempre più fluidi e questa cosa si sentirà sempre meno. Se avete una waka tripla come questa, le prime volte vi consiglio di escludere il bordone, magari tappando il suo canale con un pezzo di nastro adesivo, così avrete bisogno di meno aria e sarà tutto più semplice. Per questo video è tutto, se ti va di supportarmi iscriviti al mio canale e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto!